Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Oggi vi parlo di un prodotto dai 1001 utilizzi. È progettato praticamente per solo un utilizzo, ma vedrete che dal mio video ne scoprirete veramente tantissimi e tutti serviranno per migliorare la consapevolezza della vostra preparazione del vostro automodello. Quindi ragazzi, non perdiamo tempo. Di cosa sto parlando? Sto parlando del... dopo la sigla. Andiamo! Oggi vi faccio vedere un prodotto targato Monaco RC che ha ben due evoluzioni. Quindi, primo prodotto, il Diff Check e il suo fratello più giovane, Diff Check Plus. Quindi andiamo all'unboxing di entrambi, vi spiego le differenze e soprattutto vi spiego che cos'è e che cosa ci si può fare. Partiamo dal Diff Check. Eccolo qua. Il Diff Check con relative istruzioni e un foglio di adesivi. Andiamo a vedere adesso il Diff Check Plus. Vedete? È una scatolina con cerniera molto simile a quella dei motori Jelasi Tuned, dove all'interno troviamo il Diff Check Plus e ci sono anche due fori per alloggiare i relativi tip da sostituire a quello di serie. Poi abbiamo sempre le istruzioni e ancora una volta un foglio di adesivi. Allora, iniziamo col dire le differenze tra il Diff Check e il Diff Check Plus. Ovviamente, al di là di una differenza ovvia di prezzo, abbiamo anche la differenza che questo, che è il Diff Check vecchia generazione, va soltanto con alimentazione esterna, mentre il Diff Check Plus è pensato per chi viaggia, quindi per poterselo portare dietro. Vedete? Quindi è già alimentato, funziona già. È alimentato da una batteria a 9 volts che si trova all'interno del case del prodotto, ma può anche essere alimentato da un jack esterno con un'alimentazione esterna. Quindi vedete, il mio addirittura è personalizzato, guardate che spettacolo. E a cosa serve? Allora, innanzitutto è un prodotto totalmente made in Italy. Quindi è fatto tutto in Italia, vi faccio vedere anche proprio come lo producano. È tutto d'alluminio ricavato dal pieno, è veramente un oggetto impressionante anche a livello di design. Differenzia dal vecchio perché il vecchio ha un decimale in più, che poi con la nuova versione è stato ritenuto superfluo, appunto superfluo da chi ha progettato, e quindi hanno ridotto di un decimale il display, ma ripeto, non serve. Cos'è? È sostanzialmente un dinamometro ideato per misurare la durezza dei differenziali. Allora, partiamo da un concetto fondamentale: non esprime Newton metro, non esprime nessuna misura di forza. C'è un numero che è dato dalla tensione di sforzo del congegno interno e praticamente va a misurare lo sforzo che l'oggetto impiega per far muovere quel differenziale. Quindi non solo se non vi create voi stessi una tabella non avrete nessun tipo di riferimento, ma anche tra un diff check vostro e un diff check di un'altra persona potrebbero esserci delle discrepanze. Quindi questo è un oggetto personale
personale che ogni pilota deve usare per se stesso e avere i riferimenti con il proprio diff check. Nasce appunto per misurare la durezza dei differenziali, ma io ho trovato veramente tantissimi utilizzi che vi dirò man mano che il video scorre. In questo video parlerò ovviamente soltanto del Diff Check Plus, tralasciando un po' il Diff Check, che lo vedo più ormai come un prodotto da casa, quindi se uno lo vuole fare, diciamo, dei test soltanto a casa, può tranquillamente utilizzare questo, mentre questo è più bello perché si può fare entrambe le cose, quindi portarlo fuori e utilizzarlo a casa. Allora, vedete che quando lo fate partire anche a vuoto, il display non dà mai 0. Perché non dà mai 0? Perché chiaramente il motore, già solo per far girare la cascata di ingranaggi all'interno con l'eventuale grasso che viene messo per lubrificare appunto gli ingranaggi per evitarne l'usura, ha un piccolo sforzo, quindi non arriverà mai a 0, ma non solo, ogni volta che lo andrete a utilizzare dovrete fare il classico ciclo di run-in, cioè praticamente tenere premuto per 30-35 secondi il pulsante fin quando il valore del display non si stabilizza, perché vedrete che partirà leggermente più alto e poi andrà piano piano a calare fin quando non rimarrà un valore stabile. Al momento che il valore rimarrà stabile potrete andare a prendere la misura dei vostri differenziali. Altra cosa, il ciclo di run-in sarà molto più veloce chiaramente in estate quando fa caldo rispetto che in inverno quando fa freddo, perché ovviamente il processo è velocizzato appunto dalla temperatura esterna. Chiaramente un grasso qualunque in inverno darà più forza, legherà di più e quindi sarà più facile rodarlo in estate. Ripeto, questo run-in va fatto tutte le volte che si utilizza. Di serie vi viene fornito un adattatore valido per inserirlo nei bicchierini, è fatto tipo dog bone per intendersi, tipo estremità di dog bone, si inserisce nel bicchierino, si aziona il meccanismo e si va a testare i differenziali. Mentre abbiamo degli optional del tutto interessanti che io ho. Abbiamo quindi questo optional che è la chiave, diciamo, di 7 mm per i cerchi da 1 a 10, e abbiamo questi due optional che andrò ad aprire, che sono veramente interessanti. Eccolo qua, questo è un adattatore con la corona modulo 1 per andare a testare direttamente da sotto il differenziale centrale, mentre questo ha l'esagono da 17 mm per andare a prendere dal dato del trascinatore della ruota, quindi si potrà montare magneticamente la corona allo stesso adattatore e utilizzarlo in questo modo, molto semplice. Quindi allora vediamo quali sono state subito le mie idee di come possiamo utilizzare al meglio questo strumento per trarne appunto un vantaggio reale e per avere piena consapevolezza di ciò che stiamo facendo sul nostro modello. Allora, prima cosa, partire montando un differenziale totalmente nuovo senza metterci l'olio, chiuderlo e guardare la misura della resistenza del differenziale nuovo vuoto e segnarla. Quindi quaderno, blocco note che terremo sempre come riferimento per l'utilizzo di questo strumento, e dobbiamo prendere un differenziale vuoto nuovo, segnare la resistenza, dopodiché andare a prendere un differenziale che abbiamo magari montato sulla macchina, quindi che ha già diversi litri, lavarlo completamente, quindi svuotarlo, smontarlo tutto, lavarlo completamente
con chiaramente un solvente per eliminare completamente tutto l'olio a silicone rimasto, andare a rimontarlo e provare il differenziale vuoto usato, quindi accorgersi già della discrepanza di sforzo tra un differenziale vuoto a ingranaggi nuovi e usato vuoto. In questa maniera avremmo già la tendenza di sapere quant'è la discrepanza di valore, ripeto, non possiamo dargli un'unità di misura, ma è semplicemente un valore, tra differenziale appena montato nuovo e differenziale usato. Dopodiché dovremo cominciare a fare entrambe le scale. Chiaramente chi vuole essere veramente un perfezionista lo farà su tutti gli oli. Chi invece, come farò io, ha degli oli più usati rispetto a altri, molto più usati, farò la tabella divisa fra differenziale con per esempio 3000, 4000, 5000, 7000, 10000 con differenziale nuovo, e la stessa tabella me la rifarò con gli stessi oli ma montati sul differenziale con gli ingranaggi usati. Quindi io saprò quando prendo in mano un differenziale dalla mia borsa dei ricambi, quindi non quelli che ho montato sulla macchina dove magari posso conoscere la storia, semplicemente misurandolo e confrontandolo con la mia tabella saprò già se è un differenziale ad ingranaggi nuovi e che olio c'è dentro, se è un differenziale a ingranaggi usati e che olio c'è dentro. Quindi questo è il primo degli utilizzi veramente importanti che mi vengono in mente quando penso a questo oggetto. Il secondo utilizzo che mi viene in mente è monitorare con certezza quanto in pista calano gli oli dopo un X minuti di utilizzo. Quindi un ipotetico venerdì o sabato di prove libere in vista di una gara, magari mi immagino quelle piste veramente veloci dove i differenziali hanno uno sforzo veramente impressionante. Riuscire a capire come si parte rispetto a come si arriva è un qualcosa che secondo me crea un valore aggiunto, perché ci sono delle piste dove magari si mette un 7000 e quando cala, per esempio, non so, ipotizzo, di un 10%, ci sono altre piste, in 10 minuti, faccio per dire, ci sono altre piste dove in 10 minuti magari abbiamo un calo del 40%, quindi in quel caso potremmo pensare di partire con un olio leggermente più duro, soffrire per 6-7 minuti, ma avere la certezza che di quello che stiamo facendo, di quello che andremo a trovare verso i momenti della gara che contano, quindi la metà gara e la fine della gara, insomma. Altra tipologia di utilizzo è fare un confronto tra gli oli, tra il calo degli oli al silicone. Quindi anche lì, se noi usiamo olio Pinco Pallino e lo vogliamo confrontare con l'olio tal dei tali, giusto per fare due esempi a caso, abbiamo la possibilità in questo modo di farci un test chiaramente a freddo, quindi olio appena messo, usato da 5 minuti, usato da 10 minuti, usato da 20 minuti, e vedere il calo dell'olio a silicone di una marca rispetto che un'altra. Altro utilizzo che mi viene in mente, anche questo importantissimo, paragonare le scale degli oli. Perché è importante questo? Perché tante volte vedo che nelle cassette degli attrezzi dei ragazzi che seguo ci sono magari 3, 4, 5 marche di olio al silicone e nessuno capisce che questo è profondamente sbagliato, perché anche se le scale della durezza degli oli al silicone sono o in CPS, quindi in centipoise, o in WT, in realtà ogni casa non rispetta perfettamente queste scale, ma ha praticamente la sua scala. Quindi riuscire a conoscere gli oli che stiamo utilizzando è un fattore veramente importante. Con questo strumento riusciamo quindi anche a fare il paragone fra le scale di due tipologie di olio a silicone. Non solo, possiamo fare con questo adattatore da 17 anche i check a differenziali montati. Quindi se abbiamo anche lì una tabella di riferimento di come la nostra macchina scorre appena rifatta, prendendo appunto la misura dal dado della ruota, possiamo anche capire se la nostra macchina ha problemi di scorrimento tra il davanti o il dietro.
Quindi è un'altra cosa importante, se c'è un cuscinetto che scorre male, se c'è una tacca nel cardano che ci fa sobbalzare l'indicatore, abbiamo dei riferimenti che al momento attuale non erano assolutamente misurabili. Altra tipologia di utilizzo è sempre riferita al discorso precedente, un test generale della scorrevolezza del modello. Quindi anche qua siamo sempre andati a sensibilità di polso o quindi manuale, abbiamo adesso qualcosa che ci dà un dato reale e vi faccio vedere come. Quindi andiamo a sostituire il nostro adattatore, vedete c'è uno scavo qua per alloggiare gli altri adattatori. Andiamo a mettere l'adattatore per i 17 mm. Ok, abbiamo fatto anche il run-in. Prendo la macchina, eccola qua, e andiamo a provare la scorrevolezza. Attendiamo che il valore si stabilizzi. Ok, oscilla tra 104 e 109. E un altro utilizzo che mi è venuto in mente veramente importante per questo oggetto è il test del bilanciamento dei freni. Vi sembrerà strano, ma si può fare anche questo. In che modo? Al momento che io so e mi sono costruito i valori di riferimento per il bilanciamento dei freni che mi piace, quindi so quanto deve venire quel valore, a quel dato percentuale di frenata impostata dalla radio, ovviamente, io posso, al momento che sto costruendo un supporto differenziale centrale, montarlo sulla macchina con la piastrella attaccata, senza retrotreno ed avantreno, e andare a tirare il freno dalla radio in modo chiaramente non manuale, ma per esempio col subtrim di, che ne so, 55 punti, ho detto un valore a caso, ciascuno avrà la propria misura e avrà il proprio metodo per utilizzare questo strumento. Io vi do soltanto degli spunti, quindi ad esempio a 55 punti di subtrim in basso uno va quindi come se avesse una corsa di, non lo so, facciamo finta che il mio subtrim di base sia meno 10, ha una corsa di meno 45, perché 55 meno 10 fa 45. Andrà a provare il tiraggio del freno posteriore rispetto al tiraggio del freno anteriore, segnandosi i valori, e andrà a modificare i leveraggi, quindi allentando o riavvitando le viti che tengono le pasticche, oppure spostando avanti e indietro i collarini, oppure modificando il punto di attacco dei collarini, oppure modificando le leve. Qualunque cosa, andrete a riportare il bilanciamento dei freni a quello che voi volete e che voi avete utilizzato e che vi siete trovati bene. Quindi quando tornate a casa da un test o una gara dove avete avuto un particolare feeling con i freni e volete rifarli sempre alla stessa maniera, prima cosa da fare è smontare il retrotreno, smontare avantreno, smontare serbatoio, motore, ovviamente tutto quello che dà noia per prendere la misura, e andare a prendere la misura che sarà poi il vostro riferimento per quanto riguarda la frenata. Quindi allora, ecco qui due differenziali centrali con olio diverso e il nostro diff check. Quindi facciamo il run in.
87,5, perfetto. Adesso è stabilizzato, possiamo cominciare la nostra prova. Tendiamo un po', sempre per far stabilizzare il valore. Ok, 200, tra 207 e 210. Bene. Vedete? Questo è molto più duro. Già si sente anche dal suono, ma ovviamente si legge anche dal display. Qui siamo a 250 circa. Vedete quindi? Questo era un differenziale con un 10.000, io me l'ero segnati, e questo era un differenziale con il 7.000. Con due corone diverse. Ora voglio fare con voi una ulteriore prova che non avevo previsto, ma la voglio fare perché voglio vedere che differenza c'è. Quindi prendiamo il differenziale più duro, che mi sembra era questo. Sì, era questo, ok. Togliamo tutto di mezzo dal tavolo. Cosa prendiamo adesso? Un foam per capelli. Andiamo a scaldare il nostro differenziale per vedere la differenza di misura. Quindi togliamo il diff check, per evitare di fare dei danni. Ok, vediamo se riesco ancora a tenerlo in mano comodamente, quindi l'ho scaldato veramente poco, ma vediamo se con un... Vedete già? Si vede la differenza. Si vede la differenza già ad averlo scaldato praticamente niente. Perché ripeto, questo non è un riscaldamento che proviene dallo sfregamento degli ingranaggi, ma è un riscaldamento artificiale dall'esterno praticamente. Ripeto, qui sarà intorno... forse 40 gradi, ma non lo so, veramente ci si tiene benissimo le mani sopra e già vedete il calo che ha fatto. Vedete? Quindi ripeto, già da questo ci si può rendere conto dell'utilità dello strumento perché è molto molto sensibile. Quindi dipende da come analizzate i vostri dati e dal database che vi create autonomamente. Molto importante, il vostro database è la base di tutto. Quindi come vedete ragazzi ci sono veramente tantissimi utilizzi. Lo strumento è sensibilissimo, addirittura come avete visto c'è molta differenza tra un differenziale freddo e un differenziale scaldato con il foam per capelli, quindi il foam per capelli si scalda, ma tenuto veramente pochi minuti come ho fatto io non dovrebbe generare grande differenza. Invece già notate una profonda differenza leggendo i valori sullo strumento. E non solo, ci sono tantissimi utilizzi. Io infatti secondo me il nome diff check è un po' sbagliato, è un po' più check overall, cioè tante cose possono essere controllate con questo strumento e magari alcune non mi sono neanche venute in mente. Quindi se a qualcuno di voi viene in mente un'altra idea per utilizzare questo strumento, chiaramente me lo faccia sapere nei commenti. Ho ottenuto per voi un codice sconto, quindi chiunque vada sul sito web Monaco RC, che trovate il link in descrizione, e imposta nel checkout il codice sconto Teghesi 2021, otterrà uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto di questo oggetto. Quindi ragazzi, mi raccomando, spero che questa recensione vi sia stata utile. Mettete mi piace, condividete e fatemi sapere se l'avete comprato, come vi trovate, cosa ne pensate e come lo state utilizzando. Ciao, a presto!